bentornati in un nuovo video. Sta cazzo di macchina di Allora, siamo sinceri, il 2020 è stato un disastro. Finalmente ora però, con il 2021, si spera, avremo la possibilità di ripartire da zero. Detto questo, io ho deciso di organizzarmi in maniera diversa. Solitamente io mi organizzo di settimana in settimana e anche quando faccio i propositi dell'anno nuovo, solitamente non li rispetto. Perché sono dei goal un po' troppo vaghi che alla fin fine non mi ritrovo mai a spezzare in attività che possa fare attivamente per raggiungere quel goal. È qui che entra in gioco un nuovo metodo organizzativo che ho deciso di provare nel 2021 soltanto però per i miei progetti di scrittura. Questo sistema si chiama Kanban board. È un sistema organizzativo giapponese ed è praticamente una tabella, diciamo, metterò una foto qui da qualche parte, che può essere fatta sia fisicamente che online. Io l'ho fatta online su Notion perché ho bisogno di poterla portare ovviamente in giro con me quando torno in Italia e quando torno qui in Scozia, quindi non posso averla fisica, però molte persone la fanno fisica utilizzando ad esempio i post-it e la fanno magari o su una lavagna o su una parete. Può essere fatta sia verticale che orizzontale. Avendola fatta su Notion poi vi farò vedere, ho la possibilità di girarla in entrambi i modi in base a cosa voglio mettere in evidenza, ma in generale può essere fatta appunto in entrambi i modi. Generalmente il metodo classico prevede delle colonne e delle righe. Le colonne sono i 3 progetti sui quali uno si vuole concentrare, mentre le righe sono i 3 stadi, diciamo, del procedimento. Ognuno può chiamarli come vuole. Io ho messo da fare, sto facendo e fatto. Su questa tabella vengono poi messe le singole attività appartenenti ai vari progetti scelti, e se una la fa fisicamente ad esempio con i post-it, ogni post-it è un'attività che deve essere completata. Quindi quando tu fai la Kanban board metti tutte le varie attività divise in base ai progetti sulla riga da fare e poi man mano che fai l'attività la sposti nella riga successiva quando stai facendo quell'attività e poi sull'ultima riga una volta che quell'attività è completata, e così via man mano completi l'intera tavola. Questa è l'idea. Stessa cosa se lo fai in verticale, ovviamente invece hai i progetti nelle righe e lo stato nelle colonne e semplicemente sposti di colonna in colonna. Per farla mia io ho seguito l'esempio di un'author-tuber americana che si chiama Sarah Cannon. Metterò il video che ho seguito qui sotto in descrizione. In linea generale ho più o meno seguito quello che lei fa per il suo HP90 method, che è un metodo di produttività che lei ha, diciamo, organizzato e inventato, fa anche dei corsi. Io ho visto soltanto i video gratuiti. L'idea sarebbe comunque di dividere l'anno in quartili, quindi in periodi di 4 mesi, e di utilizzare la Kanban board per organizzare di quartile in quartile. Allora, il mio primo passo è stato quindi scegliere i miei obiettivi per l'intero anno, il 2021. In questo stadio io ho messo giù qualsiasi cosa volessi ottenere, dividendola poi in, diciamo, categorie o progetti in modo da capire quale area della mia vita fosse la scrittura, la mia vita personale, l'università e così via. Per scelta personale ho deciso di mettere però sulla Kanban board solo i miei obiettivi relativi alla scrittura, perché voglio vedere come mi trovo con questo metodo e perché per altri obiettivi nella mia vita non penso che questo metodo funzioni. Dopo aver scelto questi goal ho diviso il mio anno in quartili, chiamandoli Q1, Q2, Q3 e Q4, e ho iniziato a scegliere a quali progetti volessi dedicarmi per i primi 4 mesi del 2021. Quindi nel mio caso ho scelto 3 progetti di scrittura su cui voglio concentrarmi. So che alcune persone scelgono 4 categorie, ma da quello che ho letto in giro sembra che 3 progetti alla volta sia quello che venga consigliato, perché comunque 3 progetti, soprattutto per me che sono nella stessa area, sono abbastanza impegnativi nel corso di 4 mesi, quindi farne persino 4 o 5 sarebbe un suicidio, almeno per me. Una volta scelti i progetti li ho divisi in attività, cioè le singole attività che avrò bisogno di completare per completare quel progetto e raggiungere quel goal. Quindi come potete vedere ho spezzato praticamente da goal a progetti a attività, in modo che completando le attività si completano i progetti che ti fanno raggiungere i goal, e sono queste singole attività che vengono poi messe sulla Kanban board. Quindi visto che stiamo parlando di scrittura, nel mio caso saranno cose tipo completa capitolo 1, completa capitolo 2, completa capitolo 3 e così via, e ogni volta che sto lavorando a un capitolo lo sposterò. Saranno anche altre varie parti del processo, ma per farvi capire
dire, visto che parlo di scrittura, si parla proprio di quelle attività singole che portano, nel mio caso, al completamento della storia. Sperando che questa spiegazione sia stata sufficientemente chiara, ora vi mostrerò come ho fatto il tutto visivamente su Notion. Se non conoscete Notion, è uno strumento di produttività online che viene scaricato come app sia sul telefono che sul computer, che permette di organizzare praticamente tutto quello che si vuole. La mia intera vita è organizzata su Notion. Se avete visto alcuni dei miei video, come quello su Save the Cat o quello in cui scrivo il mio articolo su Medium, lo avete già visto. Io sono innamorata di Notion, è il mio strumento di organizzazione preferito, lo uso per praticamente tutto nella mia vita, quindi è stata per me la scelta più ovvia. In più ha un template all'interno con già la Kanban board, quindi l'unica cosa che ho dovuto fare è stato adattarla un pochino alle mie esigenze, e vi mostrerò adesso come. La mia pagina di Notion per la Kanban board 2021. Come vi ho detto, il primo passo che ho fatto è stato decidere i miei goal per il 2021, quindi completare Slytherin Secrets, mi piacerebbe farlo entro la fine del secondo quartile, ma vedremo come va. Scrivere Progetto Fantasmi, che è il mio progetto per il NaNoWriMo di 2020, quindi quello appena passato, e guadagnare di più su Medium, che è questo sito che permette di pubblicare articoli e ti paga quando vengono letti. Una volta decisi i goal, sono passata poi ai progetti, che per me sono quindi Slytherin Secrets, Progetto Fantasmi e Medium. Una volta decisi i progetti, ho fatto poi una lista delle varie fasi per raggiungere appunto il goal. Quindi nel mio caso ho fatto revisione ai capitoli, mandarli poi alla mia beta reader, rileggere tutto e implementare i cambiamenti, fare un calendario per la pubblicazione, perché questa è una fanfiction che verrà pubblicata su FP e Wattpad, preparare cose come aesthetic e citazioni per Instagram e iniziare a pubblicare su appunto FP e Wattpad. Questo per Slytherin Secrets. Progetto Fantasmi invece in linea di massima sarà finire la prima draft, revisionarla, sistemare l'outline. Tutto questo lo vorrei fare durante il primo quartile, ma la vedo abbastanza dura. Successivamente fare la seconda draft, revisionarla, mandarla ai critic partners, rileggere il tutto, implementare i suggerimenti e lasciare la storia a riposare per un po', rileggerla, e poi probabilmente ci saranno tutto il resto per la pubblicazione, che non è stato incluso perché dubito che avverrà nel 2021. Poi c'è Medium, mi piacerebbe pubblicare un articolo a settimana, partecipare di più sulla piattaforma e sistemare la mia pagina del profilo e della bio. Una volta trovato le varie fasi per completare il progetto, arriviamo alla Kanban board vera e propria. Quindi queste sono le varie Kanban board, e come ho detto ho messo in verticale i 3 stadi da fare, sto facendo fatto. Potete chiamarle come volete in base alle varie fasi del vostro processo, potete aggiungerne, potete toglierne, dipende tutto da voi. Visto che su Notion è possibile solo scrivere nelle colonne, per fare la parte dei progetti ho usato i tag. Quindi questi che qua vedete sono i tag dei vari progetti, quindi ogni scheda è un'attività diversa e nel tag potete vedere che progetto è, quindi Slytherin Secrets, Progetto Fantasmi o Medium, e nelle colonne potete vedere a che punto sono. Quindi ad esempio ho ricopiato il capitolo 7 di Slytherin Secrets, adesso lo sto editando e successivamente dovrò fare edita capitolo 8, qui è sbagliato, dovrebbe essere capitolo 9, e così via. Non ho messo tutti i singoli capitoli, li aggiungo man mano, semplicemente per una questione di praticità, ecco. Ma l'idea con la Kanban board sarebbe che quando inizi a farla metti tutte le singole attività subito, se già le conosci, sotto il to do, in modo da avere un'idea. Io ho aspettato a riempirle perché non volevo farla troppo complessa, non ho mai fatto una cosa del genere prima. E una cosa bella che ho fatto con Notion è aggiungere 2 diversi modi appunto per vedere la tabella. In questo modo si vede con gli stadi verticali e i progetti orizzontali, mentre se clicco qui posso vederla in base ai progetti, quindi mi mette i progetti come colonne e come tag a che punto del processo sono. In questo modo, se voglio vedere le varie task relative a un solo progetto, mi basta andare qui e appunto posso vedere queste sono le varie fasi per questo progetto, per questo e per quest'altro. Se invece voglio vedere cosa devo fare, torno di qui e posso vedere cosa devo fare per tutti i progetti. Quando voglio aggiungerne uno mi basta cliccare, edita capitolo 10, poi quando clicco qui sopra ho il progetto e ho già il tag fatto, quindi questo è Slytherin Secrets da fare. Per spostare ovviamente basta semplicemente fare così
E niente, semplice. Eccoci di nuovo qui. Spero che il procedimento sia chiaro. Se avete domande in ogni caso scrivetele nei commenti. Metterò in descrizione i vari articoli e video che ho utilizzato per diciamo organizzarmi. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. In descrizione trovate anche i miei social network e i siti di scrittura su cui potete leggere le mie storie. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre buona scrittura.